Giulio Centemero, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giulio. Questo è un episodio un po' particolare del nostro canale perché al contrario degli altri episodi non incontriamo il CEO di una società, ma l'onorevole Giulio Centemero, deputato alla Camera presso la sesta Commissione Finanza, come si legge dal suo website, giuliocentemero.org addirittura. Giulio, Lo giorno da un po' quello, tra un po' lo tirerò anche giù. Ormai i social hanno preso il sopravvento anche sui blog, quindi vabbè, però quindi deputato da 2 legislature, giusto? sì, questa è la seconda Attualmente anche presidente dell'Assemblea dell'Assemblea parlamentare del parlamentare Del Mediterraneo, sì, e del Golfo. e dell'intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Armenia. Sì, Pubblicato diverse interviste e articoli su riviste e canali di settore finanziario. Tra i settori di suo maggiore interesse e studio fintech e mercati alternativi di capitale. Appassionato di yoga e golf, e soprattutto il marito di Sarin e il papà di Ari. esatto. Giulio, noi ci conosciamo da diversi anni e tu sei il punto di riferimento per tutte le iniziative politiche che hanno a che fare con il sostegno alle PMI. Come nasce questo tuo interesse? È nato da un incontro quasi fortuito, nel senso che sicuramente in quanto commercialista e revisore di professione e avendo visto anche qualche IPO nel corso della mia professione, sicuramente avevo un po' questa sensibilità. Però incontrando l'ecosistema, soprattutto milanese, e soprattutto di EGM, quello che era AIM, fino a che Borsa Italiana faceva parte del London Stock Exchange, oltre che ovviamente tutto l'ecosistema correlato al crowdfunding, soprattutto l'equity crowdfunding, mi sono reso conto che andava trovato un anello di congiunzione, anzi più anelli di congiunzione lungo tutto il ciclo dell'equity, e soprattutto mi sono reso conto che purtroppo ci sono 2 elefanti nella stanza in Italia. Uno è l'assenza di un grosso asset management italiano dai tempi di Pioneer, e 2 il fatto che i nostri risparmi vanno per lo più investiti all'estero, quindi viene un po' meno quello che è il patto tra generazioni, cioè faccio un esempio: pago i contributi per la mia pensione, per il sistema pensionistico, e questi invece che essere investiti per creare un posto di lavoro per mio figlio che ha 5 anni adesso, vengono investiti all'estero, quindi si punta solo al ritorno da un punto di vista di interessi per quanto riguarda l'accumulo dei miei contributi per pagarmi un giorno la pensione, senza considerare che io un giorno la pensione non la vedrò se in Italia il PIL calerà, i posti di lavoro caleranno, la produzione calerà, ci sarà una desertificazione dal punto di vista delle attività produttive, e quindi questo è un tema di sostenibilità dell'economia del paese, Certo. soprattutto in un momento in cui le nascite calano, la popolazione invecchia. Nello UK ora non so quanto funzioni perché non ci vivo, però tu sei a Londra, nello UK c'è un ente governativo che si occupa di longevity. Da noi per esempio questo è un punto su cui ancora non stiamo lavorando in maniera organica. Assolutamente. C'è bisogno di sostenere il mercato delle PMI. C'è bisogno di dare capitali alle nostre piccole e medie imprese che sono l'ossatura della nostra economia anche più di tanti altri paesi. Assolutamente sì, sia medie che piccole sono assolutamente il backbone
dell'economia italiana e lo possiamo vedere in tanti casi. Può essere un pregio o un difetto. Siamo molto bravi noi italiani a evidenziare i nostri difetti e a non considerare alcuni pregi. Le nostre PMI spesso familiari certo hanno il difetto che a volte non crescono, che a volte non vogliono l'ingresso di persone terze, quindi sono un po' restie agli IPO. C'è tutta un'operazione culturale da fare, IPO che sono indispensabili per esempio per il passaggio generazionale, per evitare di distruggere valore. Dall'altro lato però hanno il pregio di contare sulle famiglie e gli imprenditori che quindi in periodi di difficoltà non ti vengono a chiedere gli straordinari, lavorano a titolo gratuito a volte perché la loro impresa fa parte della loro famiglia di fatto e quando bisogna ricapitalizzare o c'è bisogno di liquidità molto spesso si mettono le mani nei portafogli e versano gli equity necessari, tant'è che tradizionalmente ci si indebita per comprare la casa, si mettono i propri soldi nella propria azienda. Questa è un po' la mentalità italiana, quindi pregi e difetti. Certo, e in Italia c'è molta offerta di PMI che negli ultimi anni si sono rivolte al mercato con la fiducia e la speranza di ottenere capitale dal risparmio degli italiani. Da qui nasce nel 2017 l'iniziativa dei PIR, che è importante sottolineare, sono state mai pensate come delle iniziative di natura assistenziale. Se noi andiamo a vedere la performance negli ultimi anni del mercato principale rappresentato dal MIB 40 rispetto al mercato EGM, c'è stato un divario crescente che continua ancora. Questo è stato causato, come abbiamo ripetutamente detto, dal fatto che i PIR lanciati nel 2017, che hanno subito avuto un gran successo raccogliendo svariati miliardi di risparmio degli italiani, poi a un certo punto dal 2018 in poi hanno fermato la loro raccolta e quando sono poi scaduti i 5 anni necessari ad acquisire il vantaggio fiscale di non pagare la capital gain tax, hanno generato dei riscatti forzati che hanno causato un danno enorme alle aziende piccole, perché ovviamente dovendo questi fondi, che erano diventati molto grandi nel frattempo, dovendo forzatamente vendere titoli sul mercato, ovviamente tanto più piccoli erano questi titoli, tanto più ingombrante la presenza del fondo e tanto più dannoso è stata la vendita forzata. Ora, come tu valuti questa esperienza e cosa si può fare per rilanciare i PIR? Servono varie azioni, nel senso che da un lato sicuramente un'azione legislativa e dopo la legge capitali, la riforma del TUF, ora uscirà il regolamento del primo fondo di fondi con partecipazione pubblica, l'FNSI, verrà costituito un comitato permanente al MEF che si occuperà di mercati finanziari e questo comitato avrà anche il compito di aprire un cantiere PIR. Ci sono varie misure, cioè negli anni per esempio siamo riusciti nel DL anticipi di 2 anni fa a eliminare l'unicità del possesso del PIR per quanto riguarda la detrazione soprattutto,
e questo un po' ha aiutato. Però di sicuro bisognerebbe andare verso il peer evergreen, cioè un peer dove non sei spinto per temi fiscali a uscire dall'investimento scaduti 5 anni, ma anzi sei spinto a rimanere nell'investimento. Chiaramente il peer è uno strumento per chi già investe con un orizzonte di 5 anni, magari può anche avere un orizzonte di 10, di 15, lo vedo più come qualcosa che tieni lì per tanto tempo e magari riscatti quando ne hai bisogno per comprare la casa, per dei bisogni specifici, i figli vanno all'università, cose del genere. Però bisogna Ma non andare... era, non era già così, Giulio, perché la legge dei PIR già dice che passati 5 anni, tu hai diritto all'esenzione fiscale, ma non dice che per acquisire l'esenzione fiscale hai bisogno di vendere. No, assolutamente no, Per non chi hai ha bisogno di fatto, vendere. per chi ha venduto, perché i riscatti dei PIR, abbiamo detto, sono iniziati a metà del 22, dove erano passati 5 anni dal 2017, Sì, dal no? 2017, esatto. Ma chi ha fatto questo switch, magari comprando il BTP valore, non ha fatto un grosso affare, perché come sappiamo poi nel 23 e anche nel 24 il mercato azionario ha fatto molto bene Sì. e quindi aver venduto il PIR non è stata una grande idea. Perché secondo te è passata questa idea che bisognava vendere per acquisire il vantaggio Mm. fiscale? Uh, allora, diciamo che è passato questo concetto, a mio avviso, perché indicata la scadenza, quando si vede la scadenza uno decide di vendere. Probabilmente non c'è stata un'opera di sensibilizzazione da parte, per esempio, delle reti di vendita, che sono molto importanti, che sono il primo punto di contatto per tanti risparmiatori e piccoli investitori. È mancata un po' quell'azione e poi io tornerò sempre su un tema che però è più generale e che è il fatto che il nostro servizio pubblico radio televisivo non pubblicizzi delle iniziative giovevoli per il paese. Per esempio, tu abiti nello UK, se esci da casa tua e vai in un pub, io scommetto che parlando con chiunque, quel chiunque sappia che se è pensionato e va a vivere in Portogallo o nelle isole Canarie non paga imposte, ma sono sicuro che non sa che la stessa norma vige nel mezzogiorno d'Italia. Stessa cosa sulle nostre leggi per contrastare il brain drain, sono state poco pubblicizzate, oppure l'Investment Management Exemption, poco pubblicizzata, cioè sono norme che vengono utilizzate solo da chi, banche d'affari o comunque super high wealth individuals, può godere della consulenza di tributaristi di livello, mentre invece tutte queste misure che sono dedicate alla classe media spesso non vengono viste. Allo stesso modo, nei confronti dei nostri cittadini non è mai stata fatta un'educazione finanziaria, anche semplicemente con pubblicità progresso. È chiaro che c'è stata una campagna giustamente pubblicitaria sul BTP valore e sugli altri BTP dedicati al retail. A mio avviso, le medesime campagne dovrebbero essere condotte magari sotto altra forma, per la carità, trasmissioni televisive, discussioni con esperti per quanto riguarda la gestione del proprio risparmio. E poi, ripeto, vanno un po' sensibilizzate le reti di vendita. Si potrebbe fare un accordo con alcune associazioni di consulenti finanziari, ce n'è una principale, poi ce ne sono tante altre, e magari non sempre partire dalle istituzioni finanziarie, dalle banche. Ora, nella legge Capitali è contenuta la norma che inserisce all'interno educazione civica e educazione finanziaria, ed è una battaglia che ho portato avanti, però si parla sempre di banchi di scuola, che per la carità è un buon inizio, i cui risultati però si vedranno tra 10, 15 anni, 20 anni, e va bene anche così, ma bisogna incominciare anche con un'educazione finanziaria che sia per gli adulti, per gli imprenditori, per i pensionati,
c'è qualcosa di molto più diffuso, e se qualcosa fosse già stato diffuso probabilmente si sarebbe un attimo valutato il portafoglio per capire che sì, mi compro il BTP, mi tengo il PIR e magari mi faccio anche qualche altro tipo di investimento più rischioso, mitigato dal BTP e probabilmente anche dal PIR, no? Sul PIR poi quello che è successo è che la raccolta si è proprio fermata nel 2018, non è proseguita nel 2019, nel 2020. Se fosse stato altrimenti, è chiaro che i riscatti dei PIR nel 22 sarebbero stati compensati da nuove sottoscrizioni di PIR. Chiaro? Perché secondo te la raccolta invece si è arenata e non è più ripartita? Allora, un po' è stata anche colpa nostra, anche mia, nel senso che eh, volendo attuare diverse modifiche legislative sullo strumento, probabilmente abbiamo creato anche un senso di incertezza nei confronti eh, delle banche, delle case di investimento, Sì, c'è delle varie... stata una modifica nel 2018 che prevedeva che i PIR dovessero investire in particolare in venture capital, giusto? Sì, esatto, Che ha un esatto. po', che ha un po' disorientato i gestori perché essendo i PIR dei fondi aperti, quindi soggetti a dei vincoli di liquidità, avere l'obbligo di investire in venture capital era un po' Allora, problematico. fece molto discutere. Io raccolsi un emendamento, era la legge finanziaria, quindi la legge di bilancio. Era il mio primo anno della mia prima legislatura. Raccolsi un emendamento dal settore, allora AIM, adesso EGM, quindi dall'ecosistema, dicendo ma perché non inseriamo, al di là del non FTSE MIB, eccetera, eccetera, anche una percentualina dedicata agli MTF. Eh? Quindi portai avanti questo emendamento, il fatto che chiaramente eravamo c'era un governo di coalizione, due partiti, 5 Stelle e Lega, e da ambienti Mise, ad ora si chiamava così, arrivò, quindi il ministro era Di Maio ai tempi, arrivò anche il vincolo sul venture capital. Devo dire la verità, che fu contestato molto anche il tema MTF e GM, dicendo ma un mercato, ma come sempre, ma un mercato illiquido, ma non ci sono scambi e così via. Però, insomma, tutto il percorso che ha portato per esempio anche una legge capitale a demilitarizzazione delle quote di SRL, che viene ancora utilizzata troppo poco, forse anche perché i primi registri di quote demilitarizzati, che sono due, sono stati autorizzati di recente. La cosa, faccio riferimento, uno è costituito da CDP e l'altro da una startup che si chiama Flip, però sto vedendo che le raccolte anche sull'equity crowdfunding hanno piano piano dei size maggiori, cioè si vedono delle raccolte milionarie che a volte 2-3 milioni, per la carità, però non si vedevano fino a poco tempo fa, quindi c'è già questo flusso, questo principio di continuità tra equity crowdfunding e magari un primo MTF che può essere GM Pro o EGM stesso. Però questo per dire che c'è sempre stata anche una quasi militanza da parte di alcuni gestori quasi contro EGM, il che è sbagliato, nel senso che appunto poi si creano delle disparità nel sistema, disparità di valutazione e via discorrendo. Sono d'accordo, bisogna guardare queste iniziative in maniera dinamica, nel tempo, come un volano. Se si guarda al problema staticamente, è chiaro che uno dice io ho un fondo grande, non posso essere costretto a mettere, che poi stiamo parlando del 5%, non era, anzi il Era meno, era 5% meno. era 5% del 70%, quindi Esatto. 3,5%, no? Sì, Devo sì. mettere 3,5 nell'EGM, sono titoli troppo piccoli, eccetera. Ma questo è sbagliato perché è chiaro che
se lo vedi staticamente è così, ma se poi tutti lo fanno, se è un sistema che poi parte da sé, si sviluppano nuovi fondi, e di questo poi ne parliamo, perché un altro Certo, problema è proprio il fatto che in Italia è difficile per fondi, per esempio come il nostro, del Made in Italy Fund, arrivare direttamente all'investitore finale. Ma se si fa partire quello che stai dicendo tu, il volano dell'iniziativa, è chiaro che poi si crea nel tempo quella che è la condizione necessaria affinché il mercato funzioni, cioè la liquidità. chiaro, Nel momento in cui è chiaro che i fondi grandi sono preoccupati della illiquidità di questi titoli, ma è chiaro che l'illiquidità non è un fattore esogeno, è un fattore che dipende proprio dal fatto che ci sono pochi investitori in questo mercato, per cui è una self-fulfilling, no? Cioè, più investitori ci sono e più il mercato diventa liquido, è più facile gestire le posizioni. Tra l'altro, un altro errore che fu fatto dai grandi gestori è di creare fondi troppo grandi. È chiaro che se tu fai un fondo che poi arriva eh, rapidamente a 1-2 miliardi, è chiaro che anche il 3,5% di 2 miliardi sono un sacco di soldi. E poi hai il risk management interno che ti dice no, hai posizioni troppo illiquide, arriva anche la Banca d'Italia che dice tu sei una SICAV che devi garantire liquidità, quindi ti costringe a vendere titoli troppo illiquidi, diventa invece di un circolo vizioso, invece di un circolo virtuoso diventa un circolo vizioso, che è poi quello che è successo nel momento in cui sono cominciati i i riscatti di riscatti, PIR. certo. È esattamente così. Poi ho capito una cosa da quell'esperienza, è che serve tempo, serve cultura. L'ideale è non mettere dei vincoli, ma delle premialità. Cioè adesso è uscita la legge concorrenza, per esempio. Sulla legge concorrenza si dice cara cassa, fondo pensione, previdenza complementare, godi del vantaggio fiscale se investi su venture capital. Un 5% quest'anno del tuo portfolio e l'anno prossimo è 10%. Al di là delle varie interpretazioni della norma, perché chiaramente la norma è scritta ma poi va interpretata, c'è un tema sull'investimento, le allocazioni, le destinazioni, eccetera eccetera. Però sostanzialmente non è un obbligo, è semplicemente il fatto che il Ministero, in questo caso il MIMIT, vuole favorire startup e PMI innovative. Per farlo ti dice guarda, lo Stato ti dà un vantaggio fiscale se tu investi su queste. Dopodiché sto facendo un approfondimento, perché secondo me la lettera di quella norma può significare, l'approfondimento ormai insomma ci siamo, devo capire solo se devo fare un question time al governo oppure no, ma forse non è nemmeno necessario. Sostanzialmente il fatto che dalla definizione italiana di venture capital, quindi chi investe prevalentemente su startup e PMI innovative, rientrano anche le startup e PMI innovative, e ci sono diverse PMI innovative quotate sugli MTF. Quindi sostanzialmente anche un veicolo che a sua volta investe su EGM può fare raccolta dalla previdenza complementare, e questo è un altro game changer se ben utilizzato. Ovvio che poi il gestore dovrà prestare attenzione a dove investe, ma quello è un po' il suo mestiere, e anzi tutta la norma che ho cercato di portare avanti ha sempre mirato a creare la mentalità, cioè il mindset, la cultura dell'investimento nelle piccole e nelle medie e nell'innovazione.
Quindi perché, perché secondo me lo Stato è meglio che affidi una parte dei propri denari a dei privati che poi creano dei fondi piccoli che investono sul territorio? Perché tu vai a creare anche degli investment manager capaci di analizzare l'offerta italiana, di entrare nelle aziende come tanti hanno fatto già nel passato, ma perché quello è il nostro tessuto. Quindi non è sufficiente, a mio avviso, sedersi a un desk e investire, ma, e lo dico da revisore, molte cose, molti problemi e molte anche capacità le ho capite entrando nelle aziende, vedendo i processi produttivi, anche magari non essendo un esperto, perché non so nulla di biotech, però quando vai lì te le spiegano, capisci chi c'è come management, capisci che c'è dietro una buona famiglia imprenditoriale, capisci che hanno delle buone operations, capisci che c'è un problema ma che si può risolvere in un certo modo. Secondo me è lì che cogli veramente il valore di un'azienda e puoi decidere di investirci, farla crescere e magari anche fare translisting, perché o andare verso un delisting se è necessario. Cioè non lo vedo come il diavolo, rientra in un processo di crescita aziendale, no? Che è quello che facciamo noi, il Made in Italy Fund, e fanno altri gestori con fondi piccoli o comunque non magari fondi chiusi o cose del genere. Però siamo pochi, Molto pochi, certo. abbiamo difficoltà ad accedere al mercato perché, come tu sai, la stragrande maggioranza del risparmio delle famiglie italiane è nelle mani dei grossi distributori, i quali sono eh, organizzati in modo da convogliare questo risparmio o nei fondi della casa o in fondi con cui, gestiti da altre società con cui hanno accordi di distribuzione, cioè prendono una parte delle commissioni del fondo. Quindi senza questo, come si dice, accordo di distribuzione è impossibile accedere al risparmio degli italiani per fondi piccoli. Su questo non molti sanno, noi ne abbiamo parlato, ma è una cosa che è sconosciuta alla gran parte dei risparmiatori. Esiste un mercato gestito da Borsa Italiana che si chiama Attifund, dove ci sono fondi quotati che potrebbero essere liberamente acquistati al NAV del giorno da chiunque. Qual è il problema? È che per avere accesso a questi fondi, per avere la capacità, la possibilità di comprarli sul mercato, c'è bisogno che l'intermediario, la banca o la SIM, dia al proprio cliente l'accesso a questo mercato, cosa che invece non avviene. Cioè se tu hai un conto nella tua banca sotto casa e dici io vorrei acquistare questo fondo che è quotato sul mercato Attifund, per cui basta come comprare un'azione, come comprare un ETF, la banca ti dice no, non è possibile perché non abbiamo accesso a questo mercato. Bisogna, secondo me, anche urgentemente cambiare questo stato di cose. Sì, sono d'accordo. Su Atifund, a seguito dell'operazione con Euronext, cioè degli ingressi di borsa italiana in Euronext, c'erano stati anche dei rumors di chiusura e mi ricordo era un'estate di 2 anni fa, sì, una Sì. cosa del genere. Mi chiamarono alcuni tuoi colleghi che investono su Atifund, però bastò un minimo di moral suasion, no? Insomma, di luce sul problema
e si scagionò questa chiusura del listino. Forse non era neanche mai nei piani, ecco, però erano solo rumors che circolavano. E adesso il prossimo step è proprio questo, cioè c'è un listino che può essere utile, e quindi portiamolo avanti. Tra l'altro eh, con il fatto che tramite strumenti fintech si sta portando l'investimento in titoli azionari o in fondi anche a risparmiatori sempre più piccoli e magari sempre più giovani, questo potrebbe essere un ottimo strumento. Cioè, non voglio fare nomi, però ci sono, che ne so, piattaforme come Bitpanda, Revolut, E alcune più, Toro. eToro, esatto, eToro li ho conosciuti anche, che sono magari un po' sulle cripto, un po' sono più su investimenti tradizionali, però inserire un investimento del genere che appunto va al NAV del giorno, quindi anche più semplice da gestire oggettivamente, può essere qualcosa di utile, anche per chi si vuole avvicinare chi si vuole avvicinare all'attività di investitore, secondo me, Questo no? non soltanto questo vale in generale, quindi per l'investimento in generale, poi per i fondi che hanno bisogno di raccogliere capitale per investirlo nelle PMI, Mhm. è una fonte assolutamente indispensabile, senza la quale non è possibile incrementare gli assets under management del fondo. Per cui ehm, sarebbe un cambiamento molto importante proprio per l'incremento dell'investimento sulle PMI del paese. Chiaro. E poi non c'è bisogno di nessuna modifica normativa, quindi la cosa è più semplice, è solo la Esatto. volontà delle persone. È solo la volontà degli intermediari di dare accesso a questo mercato. Uh, un altro grande tema, abbiamo detto i peer che utilizzano il risparmio degli italiani, l'altro grande tema è il risparmio previdenziale, Sì, il risparmio dei fondi pensione e delle casse di previdenza che insieme gestiscono più di 300 miliardi di euro che sono investiti secondo una logica di asset allocation che ovviamente dipende dalla politica di gestione del fondo, ma che nei fatti investono molto poco, quasi niente, nel mercato italiano, e quel poco che investono è investito attraverso fondi di grandi case anche internazionali nel MIB 40, cioè nelle large cap, mentre sulle PMI di cui stiamo parlando non c'è assolutamente niente. Insieme ad altri operatori che noi abbiamo sponsorizzato invece l'idea di convincere i fondi pensione di risparmio previdenziale ad investire un minimo, quindi non si sta parlando di stravolgere l'asset allocation del fondo, del fondo pensione, ma investire anche un 1% di quei 300 miliardi, basterebbero 3 miliardi investiti nelle PMI quotate per dare un impulso e uno slancio al mercato e risolvere in maniera efficace il problema della liquidità di cui abbiamo cominciato a parlare. sì, chiaro. Cioè, guardate da questo punto di vista, il tema è, diciamo, il tema che viene sollevato sempre è il RAF. Quindi
il rischio rispetto all'investimento. Per questo, un po' parallelamente a quello che già avviene sul debito, con le garanzie del medio credito centrale, le garanzie di SACE, le garanzie di Simest, quelle vabbè, sono sull'export, ma il concetto è un po' quello. È stato pensato per esempio il Fondo Nazionale Strategico Indiretto, che prende dei denari già stanziati per il patrimonio rilancio in periodo Covid, però con un regolamento molto rigido, a cui ovviamente non si può derogare totalmente perché era stato stabilito con una norma, però per farli andare su società con capitalizzazione inferiore ai 50 milioni di euro, sempre quotate sul nostro mercato. E in quel caso che cosa avviene? Entrando l'FNSI, che è un fondo gestito da CDP Equity, quindi denaro pubblico sostanzialmente, come Anchor, e avendo anche un holding period, quindi un investitore paziente, in questo caso vai a ridurre la cornice di rischio e quindi viene un po' meno l'aspetto che rende l'investimento dei fondi di previdenza resti a investire su questi mercati. Dall'altro lato, parlando anche un po' con alcuni presidenti di casse, loro sostanzialmente dicono investire non è il nostro mestiere, noi facciamo un tender e la casa che lo vince investe, quindi questo è un po' come funziona il sistema. Sì, però dipende da chi, a chi dai il tender. Chiaro che se tu dai il tender a JP Morgan o BlackRock, è chiaro che BlackRock non investirà mai nelle PMI italiane semplicemente perché anche loro sono troppo grandi, non hanno l'expertise, non hanno nessun vantaggio tra l'altro da investire in PMI. Chiaro che loro vogliono investire nel Nasdaq, vogliono investire nelle, come si diceva all'inizio, no? nelle grandi società internazionali molto più liquide, eccetera. Per cui diventa un problema che si avvita in se stesso se non si dà un impulso, uno slancio politico dall'alto che dice: care casse, certamente è vero, non stiamo parlando di stravolgere la vostra asset allocation, però se siete parte del sistema italiano e avete un atteggiamento un po' lungimirante, capite che basta appunto un piccolo sforzo, un 1% dedicato alle PMI del paese per risolvere i problemi di liquidità che affligge questo mercato. Che una volta risolto questo problema va a vantaggio dello stesso investimento, perché è chiaro che titoli che soffrono di liquidità soffrono anche di valutazione. Ci sono dei titoli e su questo ed è per questo che è nato il nostro canale Made in Italy CEOs, per far toccare con mano la frustrazione degli imprenditori che arrivano sul mercato, fanno l'IPO e poi vengono lasciati in questo deserto di liquidità dove bastano 10.000 titoli venduti per qualsiasi motivo per affossare il titolo e creare poi quella situazione di cui abbiamo detto all'inizio, dove negli ultimi 2 anni e mezzo, mentre il MIB 40 ha raddoppiato di valore, il valore delle GM è addirittura sceso. Poi ovviamente è chiaro che ci sono dei titoli all'interno delle GM che hanno fatto bene e alcuni che hanno fatto male, c'è una variabilità, però in media nell'insieme il mercato EGM è stato molto penalizzato da questa situazione. Quindi se attraverso il risparmio previdenziale si riuscisse a sbloccare questa situazione di liquidità, l'investimento andrebbe a vantaggio stesso delle casse che si vedrebbero in portafoglio società di gran valore come quelle che abbiamo presentato, come quelle in cui abbiamo investito, che sono per questi problemi valutate adesso dal mercato a valutazioni a livelli risibili. Abbiamo fatto dei
degli importanti esempi con le nostre podcast. Per cui si tratta di lanciare questo volano, perché una volta lanciato va a beneficio di tutti. Se ognuno invece difende il proprio orticello, dice no, io non lo faccio per questo motivo, non lo faccio diventa come un po' cosa succede in Italia, no? Dove non c'è uno sforzo di sistema, ognuno pensa al suo e non si fa più niente, giusto? Ora lo sforzo di sistema c'è, nel senso che appunto con questo primo strumento dall'FNSI 2 settimane fa, per esempio, so che il sottosegretario Freni al MEF è stato a Venezia a un grosso evento di investitori istituzionali e che si farà un evento specifico dove sempre prenderà parte il sottosegretario ma anche altri con gli investitori istituzionali, Cassa e Fondi Pensione, per dire facciamo sistema, adesso il veicolo c'è, aiutiamoci anche perché io la vedo da un punto di vista anche ulteriore, nel senso che intanto se il sistema pensionistico investe nelle imprese del paese crea anche nuovi iscritti allo stesso sistema pensionistico. Se mio figlio dovrà andare a vivere negli Stati Uniti perché trova un miglior lavoro là, non pagherà le pensioni di chi adesso ha 45-50 anni in Italia, ma andrà probabilmente andrà a pagare i contributi in un altro paese, ho detto gli States, ma potrebbe essere qualsiasi altro, e quindi non viene meno quel patto tra generazioni e quindi il sistema pensionistico diventa insostenibile. Dobbiamo creare posti di lavoro in Italia, cioè questo per me è il tema principale. Bisogna far confluire il risparmio degli italiani, sia quello pensionistico che quello privato, verso le nostre imprese. Ripeto, non si tratta di c'è stato un recente articolo del professor Brambilla che ha creato un po' di confusione, secondo me. Non si tratta di come lui dice investire tutti i fondi pensione che gestiscono 300 miliardi in aziende italiane. Ovviamente nessuno sta dicendo questo. No. Bisogna che i fondi pensioni siano diversificati come è necessario che siano in tutti i mercati mondiali, ma stiamo parlando di un 1%, un 2%, senza, tra l'altro, adesso non abbiamo parlato di fondi pensione e di casse di previdenza, si dovrebbe includere in questo anche il risparmio assicurativo. Chiaro, sì, assolutamente. C'è stato sì. uno studio recente molto ben fatto di Alvaro Mobiliare che mostra che il risparmio assicurativo è anche più ingente come possibile effetto su questo problema. E quindi le risorse ci sono e sono abbondanti. Basterebbe un piccolo sforzo da parte di questi investitori istituzionali per cambiare radicalmente la situazione. Quindi veramente non capisco perché c'è questa reticenza, questa difficoltà a capire una cosa che in realtà è abbastanza semplice da capire. Sì, è abbastanza semplice. Si sono diffusi un po' dei falsi miti e dobbiamo cercare di sfatarli. Ed è questo quello che si sta facendo, che sto facendo in prima persona dal 2018. E secondo me comunque l'atteggiamento sta decisamente cambiando. Ci sono anche esponenti del mondo previdenziale che si sono espressi in maniera differente, no? Non ho sinceramente capito l'attacco del professor Brambilla, lo dico con estrema onestà, e l'ho visto anche un po' confuso, nel senso che vabbè, non commentiamo, però l'ho trovato un attacco gratuito e confuso, però fa niente. Andiamo avanti e cerchiamo di creare liquidità sul sistema per il bene del paese e per il bene anche del sistema previdenziale, che deve essere sostenibile e quindi avere nuovi iscritti. Ci sono certo altri temi, però come appunto la denatalità e il supporto alla longevità
e via discorrendo. Però sono anche temi che vengono gestiti dal fatto che ci sia un sistema produttivo efficiente nel nostro paese. Per esempio, abbiamo un'ottima filiera del biotech ed è giusto farla crescere. Come può crescere? Con l'IPO, con il mercato dell'equity. Perché? Perché il biotech, per esempio, supporta la longevità. Cioè tutto correlato, nessuno vede mai questo fil rouge che collega i vari temi, però è ovvio che se, diciamocelo chiaramente, non si fanno più i figli a 25 anni, a 23 anni, a 20 anni, si fanno dai 30 in su, o anche 40, a volte anche 50, e quindi dobbiamo arrivare più sani a quell'età, e quindi bisogna investire per esempio nelle biotecnologie e nelle scienze della vita, e per farlo servono dei fondi, in particolare serve equity, perché ricerca e sviluppo richiedono soprattutto equity. Assolutamente, e c'è bisogno di un mercato azionario che sia sviluppato abbastanza da accogliere la domanda di capitale di queste aziende, perché tu dici venture capital, sì, venture capital è importante assolutamente per le start-up e per le aziende che iniziano il loro percorso, ma è altrettanto importante, e anzi direi più importante ancora, che una volta che una startup poi diventa attraverso il proprio percorso di sviluppo un'azienda quotata, Certo. non venga lasciata in questo mare di liquidità che caratterizza il mercato al momento. Per cui bene il venture capital, ma lo sviluppo del mercato azionario, quindi delle aziende quotate, è altrettanto importante, se non più importante. Altrimenti succede quello che, ahimè, sta succedendo sempre di più da un paio di anni, che un'azienda che è entrata con grandi speranze di sviluppo nel mercato azionario, prima o poi decide di abbandonarlo, perché dice che ci sto a fare qui, ha una valutazione ridicola, no, alla quale non posso raccogliere, non mi conviene raccogliere ulteriore capitale. Tanto vale uscire dal mercato, risparmiare i soldi della quotazione e trovare magari un'offerta da un private equity che mi garantisca lo sviluppo aziendale. Questo purtroppo è un fallimento del mercato. Poi ovviamente, come dicevi tu, magari ha senso per qualche impresa e ognuno ha la libertà di fare quello che vuole, però dal punto di vista del sistema è un fallimento di un mercato che, come sappiamo, il mercato azionario italiano rispetto a tanti altri mercati è piccolo di per sé, perché il rapporto tra capitalizzazione del mercato e GDP e PIL del mercato italiano è molto inferiore a quello di tanti altri. Poi in Italia, come abbiamo detto, oltre le 40 aziende grandi nel PIL 40 ci sono essenzialmente società piccole, che quindi rappresentano più dell'80% del numero di società quotate, che condividono tutto questo problema. Sono tutte, anche le aziende mid cap sono state colpite da questa crisi di liquidità, tant'è vero che l'indice STAR che le rappresenta, che è stato nel corso degli ultimi 20 anni, se tu guardi la performance dello STAR negli ultimi 20 anni, è stata veramente una performance stellare che è stata alla pari di quella dell'S&P 500, anche del Nasdaq. Negli ultimi 2 anni, appunto, quando sono iniziati i riscatti dei peer, anche l'indice STAR ne ha sofferto, quindi le aziende quotate sull'indice rappresentate nell'indice STAR, che sono anche aziende Eccellenti, certo. eccellenti, ma anche grandi, medie, cioè con un market cap superiore al miliardo, anche loro ne hanno sofferto. Chiaro, ne risente tutto il sistema, per questo è importante
portare liquidità sui mercati in modo anche da migliorare i multipli. Io quello lo vedo come il primo effetto e anche la prima necessità, altrimenti c'è una concorrenza sleale tra vari segmenti e questo non va bene. Quindi cosa succede con questo fondo di fondi CDP? Fondo di fondi che non è un fondo di fondi, abbiamo detto è un po' un umbrella fund, no? È un umbrella fund dove Si diceva, si parlava all'inizio di che sarebbe partito a inizio anno, in realtà siamo a febbraio e non è ancora successo niente. Qual è il problema? sì, ma problemi non ce ne sono in realtà. Ah, Il tema è dal punto di vista procedurale, nel senso che noi abbiamo votato la norma primaria in terza lettura, che è la legge che porta il mio nome, alla Camera a fine ottobre circa, perché poi, questo tanti non lo sanno, ma quando poi arriva la legge di bilancio nelle Camere non si possono più votare norme di carattere oneroso, e questa è una norma di carattere oneroso. E allora a quel punto è stata votata, ma poi è partita la legge di bilancio. La legge di bilancio occupa gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, Ragioneria e non solo, durante sostanzialmente fino al 31 di dicembre e anche dopo, e anche un po' dopo. E quindi sul regolamento al di là di CDP, che ovviamente lo ha scritto perché è un fondo gestito da loro, sul regolamento ci si è messi la testa da fine gennaio in poi, quindi ha dovuto fare vari passaggi procedurali all'interno dei ministeri, e credo che sia la bollinatura di Ragioneria. Una volta che è bollinato, forse è già stato bollinato, però viene pubblicato e a quel punto diventa effettivo, efficace. Quindi sono solo i tempi istituzionali, purtroppo sono lunghi rispetto ai tempi della finanza e della tecnologia del giorno d'oggi, ma direi che ormai ci siamo dentro il primo trimestre di quest'anno. Comincerà la raccolta e poi l'operatività. bene, quindi ci siamo quasi. Ci siamo quasi. A E long ride, saranno, però, e saranno dunque, si diceva 350 milioni del per ora, patrimonio sì, per ora, destinato. per ora 350 milioni secondo me possono aumentare. Che Verranno sommati altri 350 che sono quelli che provengono dagli investitori istituzionali saranno 700, almeno 700 milioni almeno, almeno 700 milioni, secondo me, investiti in titoli italiani non MIB. con una capitalizzazione per lo più sotto i 50 milioni. Beh, quello magari perché sono le aziende veramente piccole. Sì. Il rischio è che invece questi soldi vengano investiti sempre per i problemi di liquidità o di illiquidità di cui abbiamo parlato, soprattutto nelle mid cap, che assolutamente ben venga anche quello, perché abbiamo detto le mid cap stesse hanno sofferto questo problema, però se vogliamo arrivare all'EGM c'è bisogno che ci sia uno sforzo in più da parte dei gestori per arrivare a titoli più piccoli. Non posso annunciare nulla, però questo è solo un primo strumento. Se questo esperimento andrà bene, se tutti vorranno fare sistema, secondo me ne vedremo altri, anche sulle Ecco, più piccole. bene, bene. Benissimo Giulio, siamo arrivati alla conclusione della nostra interessante conversazione. Grazie della tua partecipazione. Grazie a te e a presto a tutti, e vi seguo con interesse. Grazie.